Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Questo mese parliamo di perle. Andiamo a ripercorrere la tradizione della pesca e poi della coltivazione di queste gemme, poi vediamo la distinzione tra perle giapponesi, australiane e di Tahiti ed infine cerchiamo di comprendere come capire il valore di una perla. Come sempre durante il video vi mostrerò tantissimi gioielli proprio di perle, trovate di tutti il link giù nel box informazioni. Sempre lì ci sono i link per iscrivervi all'area riservata del nostro sito e per seguirci su Instagram e Facebook, così da non perdere nessuna novità, ma soprattutto nessuna promozione, anche perché qui il Black Friday si sta avvicinando. Tra tutte le gemme, le perle sono da sempre considerate tra le più affascinanti e misteriose. La loro bellezza deriva da un processo biologico complesso che ha saputo alimentare leggende, ma che allo stesso tempo contribuisce a posizionare le perle appunto tra le gemme più amate e ricercate di tutti i tempi. A differenza delle gemme minerali, infatti, le gemme non devono essere estratte da una miniera e poi lavorate dall'uomo, ma sono la creazione di specifici molluschi perliferi, che al contrario di quanto pensiamo comunemente non sono le ostriche. Certo, le ostriche in natura possono produrre molto raramente delle perle, ma in realtà soprattutto nella coltivazione si usano molluschi appartenenti ad altre specie che vedremo nel corso del video. Il processo di formazione di una perla in natura è abbastanza semplice. Un organismo estraneo penetra nel guscio di un mollusco e questo agisce per difendersi. Va quindi a ricoprire l'intruso con strati e strati di madreperla, chiamata anche nacre, fino ad ottenere appunto la nostra sfera preziosa. In natura però questo processo è molto lungo e molto raro. Ecco perché le perle sono da sempre considerate come dei tesori di inestimabile valore. Per secoli infatti l'uomo ha potuto affidarsi solo a queste gemme nate dal caso e pescate soprattutto nel mare del Golfo Persico, dell'India e dello Sri Lanka oppure nei fondali del Mar Rosso o ancora lungo le coste giapponesi. Le perle naturali però sono talmente rare da essere arrivate a valere più dell'oro ed erano quindi riservate ai sovrani, imperatori e sultani, tanto che sono diventate proprio simbolo di potere, lusso e prestigio. Già al tempo degli antichi romani era così. Infatti si narra che una delle motivazioni che spinsero Giulio Cesare ad andare a conquistare i territori dell'odierna Gran Bretagna fosse proprio la presenza un po' più abbondante di queste gemme rare e preziose lungo quelle coste. La pesca intensiva per la ricerca delle perle ha portato a lungo andare ad un depauperamento dei banchi naturali di molluschi e ha reso quindi necessaria la ricerca di una soluzione alternativa. La svolta è avvenuta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in Giappone, dove si sono messe a punto le prime tecniche di coltivazione delle perle. Kokichi Mikimoto, il personaggio fondamentale di questa storia, è da sempre stato affascinato dall'importanza che le perle avevano proprio nella sua cultura, quella giapponese appunto, e ha deciso quindi di dedicarsi a trovare un modo per, aiutare la natura a produrre queste gemme invece che continuare ad affidarsi al caso. Così nel 1893 è riuscito a produrre la prima perla semisferica, coltivata in un mollusco di Pinctada fucata martensi. La vera rivoluzione avvenne però attorno al 1910, quando altri due ricercatori, Nishikawa e Mise, riuscirono ad ottenere proprio la prima perla perfettamente sferica, estremamente simile alle perle naturali.
Nacquero così le perle coltivate giapponesi, note con il nome di Akoya, dalle dimensioni leggermente ridotte ma dalla lucentezza davvero imparagonabile. Il processo di coltivazione di una perla, che è stato messo a punto in quegli anni in Giappone ma che in realtà si usa ancora oggi, prevede un intervento chirurgico proprio sul mollusco, durante il quale vengono inseriti all'interno di questo un piccolo nucleo di madreperla insieme ad un pezzettino di tessuto epiteliale. Quest'ultimo stimola la produzione di nacre che piano piano ricopre il nucleo e va a formare la nostra perla. Dopo un periodo di coltivazione in mare che dura circa tra i 2 e i 4 anni, il mollusco viene riportato a galla, ripescato e la perla estratta con cura. Negli anni 50 i giapponesi portarono la loro tecnologia anche in Australia, dove avviarono allevamenti di Pinctada maxima questa volta, un mollusco dalle dimensioni molto grandi capace di produrre le famose perle dei mari del sud, che in inglese vengono chiamate perle South Sea. Queste perle hanno dimensioni imponenti e colori raffinatissimi, che vanno dal bianco argentato fino proprio anche al dorato. Contemporaneamente, negli stessi anni, anche in Polinesia francese si cominciano a coltivare perle sfruttando il mollusco di Pinctada margheritifera che produce le famose perle di Tahiti. Queste perle sono caratterizzate soprattutto dai colori molto più scuri rispetto alle altre, che vanno dal grigio antracite fino anche al verde pavone. In questo posto, in Polinesia, è il governo locale a controllare gli standard di quantità e qualità annui, così da mantenere sempre le perle di Tahiti o le perle South Sea Black tra le più prestigiose e ricercate al mondo. A partire poi dagli anni 70 si è sviluppata anche la coltivazione delle perle di acqua dolce nei grandi laghi della Cina. Tuttavia, questo allevamento intensivo ha portato a una sovrapproduzione, che da una parte ha fatto sì che il loro valore commerciale diminuisse, ma dall'altro soprattutto ha portato ad un forte e dannoso impatto ambientale. Il valore di una perla dipende da vari fattori. Fondamentali sono sicuramente la loro lucentezza e il cosiddetto oriente, il fenomeno ottico proprio delle perle che indica la loro profondità iridescente dovuta alla sovrapposizione dei vari strati perliferi. Importante ovviamente è anche la forma. Le perle perfettamente sferiche sono le più rare da ottenere, tuttavia anche le cosiddette barocche, irregolari e uniche come quella del collier che state vedendo, hanno il loro fascino tutto particolare. Ovviamente anche le dimensioni sono importanti, più grande è una perla più è difficile da ottenere e quindi è più pregiata, e infine bisogna considerare anche il suo colore e le varie sfumature. Quello che è certo è che le perle sono da sempre considerate, come abbiamo detto più volte, come dei tesori davvero pregiati, e a riprova di questo vi voglio raccontare un piccolo aneddoto, e cioè quando Pierre Cartier, gioielliere famosissimo che ovviamente tutti conosciamo, nel 1917 è andato ad acquistare la sua prima boutique della Fifth Avenue di New York, il proprietario precedente si è fatto pagare con 3 fili di perle naturali di eccezionale pregio. A partire dal Rinascimento, le perle hanno distinto i gioielli di regine e nobildonne, come testimoniano la maggior parte dei dipinti dell'epoca. E poi, con le perle coltivate giapponesi, queste gemme sono entrate a pieno titolo nell'oreficeria moderna, diventando proprio l'accessorio simbolo dell'eleganza femminile. Basti pensare a quanto le adorava, a quanto le indossasse Coco Chanel, oppure anche a Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Le perle quindi non sono delle semplici gemme, ma sono dei veri miracoli biologici, che grazie al lavoro dei molluschi e all'ingegno umano continuano ad essere simbolo di raffinatezza, prestigio e delicatezza. Quindi avete capito che il loro valore non è solo commerciale, ma si radica nel mito eterno della bellezza naturale. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento dedicato alle perle. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ciao passionari!